Ti sei mai allontanato da una conversazione con una sensazione di disagio, come se qualcosa di importante fosse stato omesso o addirittura trasformato in una bugia ben confezionata? In un mondo dove le parole oneste sono spesso soffocate da sorrisi falsi e da agende nascoste, saper leggere veramente la mente di qualcuno può sembrare una questione di sopravvivenza. Non è solo un'abilità bella da avere, è la differenza tra fidarsi della persona sbagliata e finalmente capire chi vale la pena tenere vicino. Interpretare male il cuore di qualcuno significa rischiare di andare incontro al tradimento, perdendo tempo prezioso e opportunità che non potrai recuperare. Ma immagina di penetrare attraverso gli strati di cortesia, oltre le risate studiate e le parole accuratamente scelte, dritto al nucleo di ciò che realmente provano. Immagina di ascoltare più profondamente, di percepire la loro energia prima ancora che parlino e di non dubitare mai più delle intenzioni dietro quel tono amichevole o quel gesto premuroso. Non si tratta di manipolazione o di freddo calcolo. Si tratta di trovare il coraggio di stare saldamente nella tua verità, eliminando i giochi di supposizioni e forgiando connessioni che non crollano sotto esame. Oggi, usando lezioni tratte dalla solida saggezza della filosofia stoica, sveleremo gli strumenti che possono aiutarti a vedere attraverso le maschere, non evocando poteri mistici, ma affinando i tuoi sensi, fidandoti del tuo istinto e abbracciando i segnali silenziosi che la maggior parte delle persone non nota mai. Il potere dell'empatia. L'empatia non è solo un'altra caratteristica che acquisisci, è il ponte che si estende attraverso i silenziosi vuoti tra te e un'altra anima umana. Immagina di stare su una sponda del fiume, guardando qualcuno a cui tieni, bloccato sull'altra sponda, con il loro dolore e le loro paure che turbinano nelle acque tra voi. Non importa quanto forte tu gridi incoraggiamento, le tue parole riecheggeranno vuote attraverso il divario. L'empatia è come costruire quel ponte, asse dopo asse, finché non puoi stare proprio accanto a loro nella loro tempesta. Ricordo quando un mio amico ha affrontato una devastante perdita personale. All'inizio gli ho offerto le solite frasi: sei forte, il tempo renderà le cose più facili, almeno hai ancora bei ricordi, ma ogni conforto vuoto gli passava accanto, rimaneva silenzioso, distante e io mi sentivo inutile. Alla fine ho smesso di cercare di rattoppare le sue ferite con luoghi comuni. Ho detto: guarda, non posso immaginare completamente come ti senti, ma se vorrai mostrarmi un pezzo di questo dolore, io sono qui. Quelle parole non erano un consiglio, erano una porta aperta. Il mio amico ha attraversato quella soglia e ha iniziato a parlare della voce della persona amata, della sua risata, dell'odore del suo vecchio cappotto ancora appeso nell'armadio. Non ho spinto soluzioni o mascherato il suo dolore con belle bugie. Gli ho permesso di essere triste, arrabbiato, confuso, qualunque cosa avesse bisogno di essere. In quel momento ho visto come l'empatia non riguardi la risoluzione di un problema, riguarda il creare uno spazio per la cruda verità dell'esperienza di un'altra persona. L'empatia rimuove gli strati del comportamento umano. Forse quel collega che ti ha aggredito verbalmente sta annegando nello stress a casa. Forse quell'amico che continua a rifiutare gli inviti sta silenziosamente combattendo contro l'ansia, la vergogna o la tristezza. Con l'empatia smetti di prendere queste azioni per il loro valore nominale. Impari a guardare più in profondità, a chiederti: quale peso stanno portando che non posso vedere? Anche se non conoscerai mai l'intera storia, il tentativo di comprendere è ciò che abbatte i muri. Preoccupandoti abbastanza da riconoscere la loro lotta, aiuti a creare un luogo dove può crescere una connessione genuina, un luogo dove le persone si sentono meno sole. La filosofia stoica ci spinge a mettere da parte i giudizi affrettati, ci ricorda che non abbiamo idea dei fardelli che gli altri portano. Invece di condannarli per essere bruschi, imbronciati o distaccati, possiamo gentilmente riconoscere che siamo tutti umani, tutti in lotta con battaglie silenziose. Quando ti avvicini agli altri con empatia, mostri loro che sono al sicuro in tua presenza. Non devono nascondersi o fingere, perché non stai cercando di controllare i loro sentimenti. Sei semplicemente lì, vedendoli per chi sono,
e amandoli attraverso tutto questo. In un mondo che spesso sembra una serie di porte chiuse e tende tirate, l'empatia è la chiave che ti concede l'ingresso nelle stanze interiori del cuore di una persona. È così che passi da estranei che condividono un marciapiede a esseri umani, che condividono comprensione, compassione e un senso di appartenenza, anche nel mezzo delle tempeste più dure della vita. Padroneggiare l'arte della pazienza. La pazienza è come piantare un seme e avere fiducia che germoglierà nella sua stagione. Nelle conversazioni, la pazienza significa accettare che le storie delle persone non si svolgono sempre secondo i tuoi tempi. A volte hanno bisogno di silenzio per raccogliere coraggio o di un tranquillo lasso di tempo per districare sentimenti aggrovigliati prima di condividerli. Immagina di sedere con un vecchio amico che si è ritirato dietro un muro spesso di silenzio. Il tuo primo istinto potrebbe essere quello di pretendere risposte: «Cosa c'è che non va? Ho fatto qualcosa». Ma la pazienza sussurra che non sempre si tratta di te. Potrebbero star combattendo tempeste interiori che non puoi vedere. Facendo un passo indietro, respirando profondamente e semplicemente essendo presente, dai loro il permesso di abbassare la guardia al proprio ritmo. La tua presenza calma dice: «Resterò proprio qui finché non sarai pronto», senza bisogno di riempire il silenzio con chiacchiere nervose. Ricordo un cugino a una riunione di famiglia che si aggirava ai margini, senza unirsi alle risate o alla conversazione. Il mio istinto mi diceva di indagare, di sistemare qualunque cosa non andasse. Invece ho semplicemente preso una sedia accanto a lui, sono rimasto in silenzio e ho lasciato passare i minuti senza forzare. Alla fine le sue spalle si sono rilassate e ha iniziato ad aprirsi, lentamente, con esitazione, riguardo ai problemi al lavoro e alle speranze ferite per il futuro. Non era che non volesse parlare, aveva solo bisogno di qualcuno che non lo affrettasse. Gli insegnamenti stoici ci ricordano che la pazienza e l'autocontrollo vanno di pari passo. Non puoi forzare l'onestà o la vicinanza. Quando smetti di cercare di estorcere risposte dalle persone, offri loro il dono di sentirsi compresi senza pressione. In quello spazio senza fretta, la fiducia può mettere radici e fiorire a suo tempo. Imparare ad aspettare, ad ascoltare e ad accettare che ognuno si sviluppa al proprio ritmo nutre connessioni genuine, quelle costruite su empatia, rispetto e il dolce ritmo della pazienza ben praticata. Ascolto attivo. Ascoltare non è solo sentire le parole mentre si riversano nell'aria. Si tratta di sintonizzarsi con le correnti che turbinano sotto di esse. Immagina di chiacchierare con un amico del college che si vanta della sua recente promozione, con la voce piena di entusiasmo e orgoglio. Eppure, se ascolti attentamente, potresti notare un leggero tremore quando dice quanto sia emozionante tutto questo, o una sottile pausa prima di menzionare di avere meno tempo per sé. Questi piccoli indizi, l'esitazione, il momento in cui la voce vacilla, suggeriscono che sotto l'apparenza scintillante potrebbero sentirsi sopraffatti o soli. L'ascolto attivo ti permette di cogliere quella turbolenza silenziosa. Per farlo bene, devi essere pienamente presente. Chiudi il computer portatile, metti il telefono a faccia in giù e concentrati veramente. Presta attenzione alle fluttuazioni nella loro voce, al ritmo instabile del loro discorso e ai silenzi inaspettati che pendono tra le loro frasi. A volte, il modo in cui dicono qualcosa o ciò che scelgono di non dire porta più verità delle parole stesse. È come scrutare l'orizzonte alla ricerca di nuvole temporalesche, piuttosto che ammirare semplicemente un bel tramonto. Forse una persona cara si lamenta del proprio lavoro ogni giorno, eppure non menziona mai il nome di un certo collega. Quell'assenza potrebbe essere un segno evidente. Forse c'è qualcuno al lavoro che li fa sentire a disagio, frustrati o persino insicuri, eppure non riescono a dirlo apertamente. Una volta avevo un amico che insisteva che tutto andava bene mentre evitava il mio sguardo, la sua voce improvvisamente più silenziosa ai bordi. Dopo un momento gentile e paziente, ho scoperto che era sepolto sotto debiti schiaccianti e vergogna, incerto su come chiedere aiuto. Ascoltando con ogni grammo della mia attenzione,
Ho visto le ferite che non potevano nominare e ho offerto il supporto di cui avevano disperatamente bisogno. L'ascolto attivo non riguarda l'attesa del tuo turno per offrire consigli o superare la loro storia con la tua. Si tratta di stare accanto a loro in quello spazio vulnerabile, una presenza calma nella loro tempesta emotiva. Come un osservatore stoico, entra in queste conversazioni senza giudizio o impazienza. Affinando le tue capacità di ascolto, nutri una comprensione che va oltre la semplice chiacchierata. È la differenza tra sfiorare la superficie della vita di qualcuno e tuffarsi direttamente nel loro cuore, forgiando una connessione basata sulla fiducia, l'autenticità e la cura genuina. Il linguaggio del corpo. Presta attenzione al linguaggio del corpo. Consideralo un manoscritto invisibile, dove ogni sottile inclinazione della testa, cambiamento di postura o battito di ciglia porta segreti che le parole non esprimono mai completamente. Ma spesso lasciamo che questo dialogo silenzioso ci sfugga, causando interpretazioni errate dei veri sentimenti di qualcuno o perdendo i piccoli segnali che potrebbero avvicinarci. Immagina di sedere di fronte a tua sorella al tavolo della cucina. Ti sta dicendo «Sto benissimo». La sua voce ferma e cortese, eppure le sue spalle sono tese, il piede batte nervosamente sotto la sedia. Le sue parole dicono una cosa, ma il suo corpo irrequieto rivela ansia, dolore o dubbi che non ha espresso ad alta voce. Questa è la magia della lettura del linguaggio del corpo. Svela la verità nascosta tra le righe, aiutandoti a vedere oltre le risposte preparate e dentro il vero stato emotivo della persona. Quindi, come diventare fluente in questo linguaggio non espresso? Inizia in piccolo, nota i dettagli minimi. Un lento cenno del capo potrebbe normalmente significare «sì, ti sento», ma se abbinato a spalle curve è più simile a «mi adeguerò, ma non sono entusiasta». Un contatto visivo costante suggerisce sicurezza, ma se il loro sguardo si allontana troppo velocemente, potrebbe segnalare disagio, paura o distrazione in agguato sullo sfondo. Supponiamo che tu stia descrivendo con entusiasmo una nuova idea di business a un collega. Sorridono e dicono «Sembra fantastico», ma le loro dita si conficcano nel bordo della scrivania, lasciando segni. Questa è una bandiera rossa che indica che la tensione sta covando sotto la loro apparenza sorridente. O forse sei a una riunione di famiglia e un parente insiste sul fatto che è felice che tu ti sia trasferito all'estero per lavoro, ma le sue spalle si sollevano vicino alle orecchie e le ginocchia rimbalzano nervosamente sotto il tavolo da pranzo. Questi indizi fisici non sono casuali. Stanno raccontando una storia che le parole spesso non riescono a dire. Fidarsi di queste osservazioni può aiutarti a fermarti, rivalutare e potenzialmente evitare malintesi che potrebbero ferirti più tardi. Ricorda sempre di considerare il quadro completo, non solo un singolo gesto isolato. Una stretta di mano sicura abbinata a occhi luminosi e aperti può sembrare genuina, ma se la loro bocca si stringe subito dopo e la colonna vertebrale si irrigidisce, potrebbe esserci qualcos'altro che sta fermentando dentro di loro, forse insicurezza o persino risentimento che stanno cercando di nascondere. Mettendo insieme più segnali, formi un'immagine più chiara di ciò che realmente si agita nel cuore dell'altra persona. Ed ecco dove entra in gioco la saggezza stoica. Osserva senza giudicare. Mantieni la tua mente stabile, calma e curiosa, piuttosto che correre verso supposizioni. Chiediti, cosa c'è sotto tutto questo? Cosa li spinge ad agire così? Allenandoti a osservare il linguaggio del corpo attraverso una lente di empatia e pazienza, non solo acquisisci una visione delle verità non dette degli altri, ma apri anche la porta a connessioni più oneste e appaganti. Il corpo non mente. È un linguaggio sottile e vulnerabile che, se letto correttamente, può guidarti verso la comprensione, la fiducia e un legame più profondo e rispettoso con le persone nella tua vita. Microespressioni. Le microespressioni sono come piccole scintille di emozione che esplodono sul volto di qualcuno e svaniscono prima che tu registri completamente ciò che hai visto. Piccoli fulmini in un cielo tempestoso. Questi bagliori sono oltre la sottigliezza.
possono durare solo una frazione di secondo, eppure contengono un enorme potere. Scivolano attraverso le crepe di un'espressione attentamente controllata, offrendoti uno sguardo su ciò che una persona prova veramente dietro la sua impeccabile facciata. Immagina questo. Stai chiacchierando con un vecchio amico che insiste di essere entusiasta del tuo recente cambiamento di vita. Sorridono, annuiscono e le loro parole sembrano di supporto, ma per un brevissimo momento vedi l'angolo della loro bocca vacillare o il loro sopracciglio fremere con quella che sembra incertezza. Quella è una microespressione, un sussurro onesto di emozione che fa capolino anche mentre cercano di rinchiuderla. Queste microespressioni spesso si raggruppano attorno agli occhi, alla bocca o alla fronte, quindi presta particolare attenzione lì. Diciamo che, per una frazione di secondo, gli occhi del tuo amico si allargano più del solito. Ciò potrebbe segnalare sorpresa o persino paura in agguato dietro le loro parole gentili. Oppure, considera quando le loro labbra si arricciano, ma il resto del viso rimane stranamente immobile. Ciò potrebbe significare che il loro sorriso è forzato, non supportato da un vero calore. Naturalmente, non saltare a conclusioni basate su un singolo fremito. Invece metti insieme gli indizi, ciò che dicono, come lo dicono e ciò che fa il loro corpo, per ottenere un quadro più completo e onesto. Ricordo un momento in cui ho affrontato qualcuno a cui tenevo riguardo a una tensione persistente tra noi. Hanno annuito, giurato che non c'era nulla di sbagliato e hanno cercato di sembrare rassicuranti. Ma la tensione di una frazione di secondo attorno ai loro occhi, un istante di preoccupazione o di guardia, mi raccontava una storia diversa. Mi ha spinto a sondare delicatamente un po' più a fondo, piuttosto che prendere le loro parole per il loro valore nominale. Riconoscendo quel sottile accenno di paura o risentimento, ho aperto un percorso perché condividessero i loro veri sentimenti. Abbiamo finito per avere una conversazione più onesta, una che ha portato a una maggiore fiducia e comprensione. Pensa alle microespressioni come a chiavi che sbloccano emozioni nascoste dietro una fortezza di cortesia. Per individuarle, hai bisogno di una mente stabile e un cuore paziente. Non giudicare troppo velocemente. Affronta questi segni con una calma curiosità stoica. Col tempo, affinerai la tua abilità nel leggere questi bagliori emotivi. Mentre impari a notare il rapido sussulto di rimpianto, la debole smorfia di dubbio o il quasi impercettibile sollevamento del sopracciglio di sollievo, acquisirai il potere di rispondere in modi che onorano ciò che sta realmente accadendo sotto la superficie. Questo apre la porta a connessioni costruite su onestà, empatia e comprensione genuina, legami che vanno oltre le parole provate e entrano nel regno della vera profondità emotiva. Usa domande aperte. Le domande che scegli di porre sono come chiavi su un pesante anello e ognuna può sbloccare una stanza più profonda dentro il cuore di qualcuno o chiuderla prima ancora che si apra. Le domande chiuse, quelle che invitano a semplici risposte sì o no, sono sicure e ordinate. Mantengono la conversazione prevedibile e contenuta, ma le domande aperte sono le chiavi maestre che sbloccano porte di cui non conoscevi nemmeno l'esistenza, facendo uscire le persone dal loro guscio e portandole in uno spazio di onestà e profondità. Ma ecco l'inghippo. Le domande aperte possono sembrare scomode, persino rischiose, perché spingono entrambi a vagare in territorio inesplorato. Quando guardi qualcuno negli occhi e chiedi «Cosa ti pesa sulla mente ultimamente?» o «Come ha plasmato quell'esperienza la persona che sei oggi?», stai essenzialmente dicendo «Mostrami cosa è reale». Non tutti sono pronti a esporre i loro sentimenti grezzi. Alcuni sono stati feriti prima, alcuni temono il giudizio, altri hanno semplicemente bisogno di tempo per fidarsi che il tuo invito sia genuino. Ho imparato questa lezione nel modo più difficile con un caro amico che stava affrontando un divorzio. All'inizio ho posto domande come «Stai bene?» e «C'è qualcosa che vuoi dire?». Mi ha dato risposte monosillabiche ed è rimasto in silenzio e io mi sono sentito inutile. Poi ho cambiato approccio. Ho chiesto «Qual è la parte più difficile del svegliarsi ogni mattina in questo momento?». Quella singola domanda ha cambiato tutto. La sua voce si è incrinata,
Gli occhi si sono riempiti di lacrime e finalmente ha lasciato uscire tutto: le sue paure di essere solo, i suoi dubbi sul suo futuro, i suoi rimpianti sul passato. Ho capito che le domande aperte non riguardano solo il dare loro spazio, riguardano il dimostrare che sei disposto a entrare in quello spazio e sederti lì con loro. Ma ricorda, porre una domanda profonda non è un trucco da salotto. Richiede pazienza, concentrazione e la volontà di ascoltare veramente. Non puoi dire «Cosa significa questo per te?» e poi scorrere il telefono mentre rispondono. Credimi, l'ho fatto. Una volta ho chiesto a qualcuno «Cosa ami di più della vita che hai costruito?» A metà risposta il mio telefono ha vibrato e ho guardato in basso. Il cambiamento nei loro occhi è stato immediato. Si sono sentiti esposti, poi respinti. Le loro parole si sono affievolite e non hanno mai ripreso quel filo di onestà. Ha fatto male e non l'ho mai dimenticato. Certo, non tutte le domande aperte devono essere pesanti. A volte portano risate e leggerezza. Una volta ho chiesto al mio cuginetto: se potessi essere qualsiasi animale al mondo, quale saresti e perché? Aspettandomi qualcosa di carino come un cucciolo o un delfino, sono rimasto sbalordito quando ha sorriso e ha detto: un procione, perché mi piace rubare spuntini di notte. Ho riso finché mi hanno fatto male i fianchi. Quel momento sciocco mi ha insegnato che le domande aperte possono rivelare sorprese che ci ricordano quanto le persone possano essere deliziosamente imprevedibili. L'essenza delle domande aperte è questa: mostrano che ti importa. Non si tratta solo di raccogliere dettagli, si tratta di nutrire una connessione più profonda. È la differenza tra «hai avuto una buona giornata» e «cosa ha reso speciale la giornata di oggi per te?» o tra «sei felice» e «come appare la felicità nel tuo mondo in questo momento?» Queste domande ti guidano direttamente oltre le educate chiacchiere e nel regno dove prosperano empatia, fiducia e comprensione. Ma maneggia questa chiave maestra con responsabilità. Quando apri una porta, sii pronto a entrare delicatamente, rimanendo presente per qualunque verità emerga. Se la risposta è disordinata, straziante o gioiosa, sii lì. Se si zittiscono, dai loro tempo. E se ti chiedono qualcosa di profondo in cambio, sii pronto a condividere la tua verità, anche tu. È così che si formano le vere connessioni, attraverso il coraggio di chiedere e la grazia di ascoltare senza voltarsi dall'altra parte. Azioni costanti. La coerenza tra le parole e le azioni di qualcuno è come il battito costante di chi sono veramente. Non si tratta di un singolo grande gesto o di un momento di conversazione affascinante. Si tratta di ciò che scelgono di fare ripetutamente, specialmente quando non è conveniente o facile. Pensa a un amico che afferma di amare imparare nuove lingue, eppure non prende mai in mano un dizionario, non pratica mai una singola frase, non guarda nemmeno film stranieri. Nel tempo, quel divario tra il loro discorso appassionato e la loro vuota attuazione invia un messaggio chiaro. Forse le loro parole mirano più a impressionarti che a riflettere le loro vere priorità. Una volta mi sono fidato di un partner commerciale che prometteva ripetutamente «Chiedi pure se hai bisogno di aiuto, ci sono sempre», ma quando le scadenze incombevano e lo contattavo, scompariva. Nessuna chiamata di ritorno, nessun supporto all'ultimo minuto, nessun intervento quando ne avevo più bisogno. All'inizio gli ho dato il beneficio del dubbio, forse era occupato o stava affrontando il proprio stress, ma quando è diventato un modello, quando ogni promessa si trasformava in una scrollata di spalle e una scusa, mi ha colpito. Le loro parole erano una valuta a buon mercato e stavo investendo la mia fiducia dove non apparteneva. La coerenza riguarda l'osservare ciò che qualcuno fa più e più volte. Una persona che tiene veramente a te non ti conforta solo con parole gentili quando sei giù. Si presenta con un pasto, un orecchio in ascolto o una presenza silenziosa quando meno te lo aspetti. Sono quegli sforzi ripetuti, quelle piccole ma costanti dimostrazioni di vero supporto che provano la sincerità. D'altra parte, quando dichiarazioni e azioni cozzano troppo spesso, quando qualcuno loda l'onestà eppure racconta ripetutamente mezze verità, o giura lealtà eppure scompare regolarmente,
È il tuo segnale per rivalutare quella connessione. La filosofia stoica insegna che mentre non puoi controllare il comportamento degli altri, puoi controllare come lo interpreti e come rispondi. Puoi decidere di riporre la tua fiducia in persone le cui azioni corrispondono alle loro affermazioni, che sostengono ciò che dicono giorno dopo giorno. La coerenza non è appariscente, non fa sempre notizia, ma è la spina dorsale della fiducia e del rispetto in qualsiasi legame significativo. Tieni gli occhi aperti per i modelli che emergono nel corso di settimane, mesi o persino anni. Quel battito costante ti dice più sul cuore di una persona di qualsiasi drammatica promessa fatta in un momento fugace. Potenzia la tua intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva è come avere una bussola nascosta dentro il tuo cuore, che ti aiuta a navigare attraverso i territori disordinati e mutevoli delle emozioni umane. Non si tratta solo di identificare ciò che qualcun altro potrebbe provare, si tratta di gestire le tue onde di rabbia, tristezza o frustrazione in modo da poter mostrare calore, curiosità e comprensione piuttosto che biasimo o sospetto. Immagina di avere a che fare con un collega che ti saluta sempre con parole taglienti, occhi che si allontanano, spalle rigide. È facile etichettarli come scortesi o ostili, ma l'intelligenza emotiva ti spinge a allargare la visuale e considerare un quadro più ampio. Forse sono sotto una pressione schiacciante per una scadenza, lottano per sbarcare il lunario a casa o nutrono ferite nascoste che non hanno nulla a che fare con te. Invece di prendere il loro umore personalmente, li vedi come esseri umani che portano un carico che li appesantisce. Ricordo di aver notato un'amica che faceva del suo meglio per mantenere una voce posata e uniforme mentre descriveva una recente rottura. Le sue parole erano calme, persino casuali, ma le sue nocche sbiancavano mentre stringeva la tazza di caffè e i suoi occhi sembravano brillare di un dolore che non poteva esprimere ad alta voce. Invece di ignorare quella tensione, ho gentilmente chiesto: «Non posso fare a meno di sentire che c'è qualcosa di più pesante qui. Cosa c'è veramente nella tua mente?» Ha fatto una pausa, incerta, ma poi ha iniziato a scaricare il dolore che aveva nascosto. Semplicemente nominando il peso che sentiva, le ho dato il permesso di lasciarlo uscire. Ha lasciato quella conversazione sentendosi un po' meno sola nella sua lotta. Sviluppare la tua intelligenza emotiva significa porti domande come: cosa potrebbe covare sotto il loro silenzio o il loro cipiglio? E sto reagendo in modo utile o sto solo aggiungendo tensione? Lo stoicismo ci ricorda che non possiamo controllare ciò che fanno gli altri, ma possiamo guidare come rispondiamo. Così facendo, crei uno spazio più sicuro per conversazioni oneste, disinnesca scintille prima che diventino incendi e intessi connessioni più forti con le persone intorno a te. L'intelligenza emotiva non è un trucco magico, è un'abitudine, un muscolo che costruisci ogni volta che scegli la comprensione invece del giudizio, l'empatia invece del rifiuto. Quando ti impegni a vedere le persone completamente, tenendo conto sia delle loro parole visibili che delle loro sofferenze nascoste, diventi un faro in mari turbolenti, che diffonde luce costante perché gli altri trovino la loro strada. E quel bagliore costante e compassionevole rende la vita di tutti un po' più luminosa e molto più umana. Rifletti sulle esperienze passate, pensa alle tue conversazioni passate, sia ai momenti teneri che gli scontri accesi, come a pezzi di un puzzle sparsi su un tavolo. Ognuno contiene un indizio, una lezione che aspetta di essere scoperta. Quando ti fermi abbastanza a lungo per assemblare questi pezzi, inizi a vedere il quadro più ampio di chi sei come comunicatore, quali schemi continuano a farti inciampare e dove puoi crescere. Considera quella discussione che hai avuto con un amico stretto. Entrambi siete finiti furiosi, accusandovi a vicenda di cattive intenzioni. All'inizio vedevi solo la loro colpa, come hanno parlato troppo bruscamente o si sono rifiutati di ascoltare. Ma più tardi, con una mente più calma, ti rendi conto che la tua voce era tesa per l'impazienza, o forse hai tirato fuori un argomento delicato nel peggior momento possibile. Nel vedere come il tuo tono o il tuo tempismo hanno alimentato le fiamme,
Impari che la prossima volta puoi rallentare, scegliere un momento migliore e mostrare più comprensione prima di rispondere. Ricordo quando lottavo insieme a un collega su un importante progetto. Continuavamo a scontrarci. Tutto sembrava teso e improduttivo, come spingere un masso in salita. Dopo che tutto era finito, mi sono costretto a sedermi e rivedere cosa fosse andato storto. Ho visto che ero stato testardo, insistendo sul mio approccio senza davvero ascoltarlo. La volta successiva che abbiamo fatto squadra, ho provato una nuova tattica, facendo più domande aperte, trovando piccole aree in cui potevo cedere, mostrando che rispettavo le loro idee. Quasi come per magia, il progetto è fluito più agevolmente e il nostro rapporto di lavoro è passato da una battaglia a una comoda collaborazione. Trasformando l'attrito passato in saggezza, ho imparato come portare più grazia e flessibilità in ogni incontro. La filosofia stoica ci ricorda che gli errori non sono vicoli ciechi, sono pietre di guado. Chiediti, dove ho interpretato male quella situazione? Come avrei potuto reagire più gentilmente? Nel tempo, queste riflessioni oneste costruiscono una cassetta degli attrezzi personali di strategie di comunicazione. I rimpianti si trasformano in comprensione, la confusione si trasforma in empatia e la tensione lascia il posto all'armonia. Facendo l'abitudine di imparare dal passato, diventi costantemente una versione più gentile, più chiara e più compassionevole di te stesso. Comprendi il quadro generale. Il contesto è la lente che mette a fuoco un'immagine sfocata, trasformando le congetture in genuina comprensione. Senza di esso, potresti giudicare male il comportamento di qualcuno e allontanarti grattandoti la testa, incerto del perché abbiano agito in modo così strano. Immagina di salutare un collega e ottenere solo un brusco cenno in risposta. A prima vista, potresti pensare che stiano essendo scortesi o distaccati, ma considera cosa potrebbe succedere dietro le quinte. Hanno appena ricevuto una notizia devastante. Troppe responsabilità contemporaneamente, a malapena tenendosi insieme? Quando ti prendi il tempo di comprendere il contesto, inizi a vedere il quadro generale piuttosto che solo pennellate isolate. Una frase come «sto bene» può variare enormemente. Detta con una risata calorosa a una festa di compleanno, è genuina contentezza. Sussurrata con voce tremante dopo una dolorosa discussione, potrebbe essere uno scudo di negazione. Se noti che la solita chiacchiera di qualcuno è sostituita da silenziosi cenni, chiediti cosa potrebbe essere cambiato nel loro mondo. Un amico una volta sedeva rigidamente a un evento familiare, occhi incollati al grembo, parlando a malapena. Inizialmente temevo fossero arrabbiati con me. Più tardi ho scoperto che stavano affrontando una delusione amorosa, cercando di mantenere la compostezza di fronte a parenti che non avevano idea di ciò che stavano passando. La filosofia stoica ci ricorda che molto nella vita è al di fuori del nostro controllo, incluso come gli altri si sentono in un dato momento, riconoscendo che altri fattori, stress al lavoro, un genitore malato, sonno perso, possono influenzare il loro umore, ti liberi da conclusioni affrettate. Invece di prendere la freddezza di qualcuno sul personale, concedi loro grazia. Impari a chiederti cosa sta succedendo nella loro vita in questo momento, cosa pesa su di loro. Solo esaminando il campo più ampio della loro esperienza puoi iniziare a capire cosa sta realmente accadendo dentro la loro mente e il loro cuore. Affronta ogni interazione umana come un viaggiatore che esamina un paesaggio straniero. Non zoomare su un albero e decidere di conoscere l'intera foresta. Fai un passo indietro, osserva i sentieri tortuosi, le pietre consumate e le colline distanti. Rispettando il contesto, leggi le persone con maggiore precisione e rispondi con empatia, gentilezza e autenticità. Così facendo, diventi un comunicatore che non si limita a sentire le parole, ma comprende la vita che turbina dietro di esse. Se hai trovato valore in questo messaggio, vorrai sicuramente dare un'occhiata a uno di questi 2 video.